Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con un quiz di italiano, pensato per chi vuole davvero padroneggiare la lingua in modo avanzato. Non si tratta di semplici domande, qui troverai sfumature grammaticali, lessico ricercato e modi di dire che metteranno in difficoltà anche i più preparati. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Grammatica avanzata. È necessario che tu immediatamente la situazione. Chiarisca. Avrei preferito che tu me lo prima. Dicessi. Non appena. A casa, ti telefonerò. Sarò arrivato. Qualunque cosa egli non riuscirà a convincermi. Dica. Se lo non sarei mai andato. Avessi saputo. Se avessi insistito, forse lui avrebbe accettato. Quando, finito di lavorare, andai a dormire. Ebbi. Mi disse che, se avesse avuto tempo, mi aiutato. Avrebbe. Se loro, il treno, sarebbero arrivati in orario. Avessero preso. Dopo che lui, la lettera, cambiò idea. Ebbe letto. Lessico e sfumature. Cosa significa procrastinare? Rimandare. Significa rimandare volontariamente un'azione, spesso fino all'ultimo momento, nonostante si sappia che il ritardo può causare conseguenze negative. Cosa significa perentorio? Deciso. Indica qualcosa di deciso, tassativo, categorico e che non ammette discussioni, obiezioni o rinvii. Cosa significa negligente? Svogliato. Descrive una persona o un comportamento poco diligente, distratto e caratterizzato da scarsa attenzione nello svolgimento dei propri doveri o compiti. Cosa significa prolisso? Lungo. Indica una persona, un discorso o uno scritto eccessivamente lungo, che usa più parole e dettagli del necessario, risultando spesso pesante o noioso.
Cosa significa dirimente? Decisivo. È un aggettivo che indica qualcosa di decisivo e risolutivo, capace di concludere o definire una questione in modo definitivo. Cosa significa lapalissiano? Ovvio. L'aggettivo indica qualcosa di ovvio, evidente e incontestabile, tanto da risultare quasi inutile dirlo o spiegarlo. Cosa significa avulso? Scollegato. Significa staccato, isolato o separato dal contesto. In senso figurato, indica qualcosa o qualcuno fuori luogo, scollegato dalla realtà o privo di legami con il resto. Cosa significa pervicace? Ostinato. L'aggettivo descrive una persona ostinata e tenace, che rimane ferma nelle proprie idee o decisioni anche di fronte a difficoltà, errori o consigli contrari. Cosa significa vetusto? Antico. Indica qualcosa di molto antico, risalente a tempi lontani, ed è un termine ricercato che può evocare prestigio, fascino storico o venerabilità. Cosa significa sagace? Intelligente. Indica una persona acuta, perspicace e intelligente, capace di comprendere rapidamente le situazioni, cogliere dettagli e trovare soluzioni efficaci. Modi di dire. Cosa si intende per essere una mosca bianca? Essere rari. Significa essere qualcosa o qualcuno di estremamente raro e fuori dal comune, che si distingue dagli altri per caratteristiche o qualità uniche. Cosa significa avere il dente avvelenato? Essere risentiti. Significa nutrire un forte rancore o un profondo risentimento verso qualcuno, spesso a causa di un torto subito in passato. Cosa significa essere al verde? Essere senza soldi. Significa aver esaurito i propri soldi, essere senza denaro o trovarsi in una situazione di forte difficoltà economica. Cosa significa mettere una pezza? Rimediare a un errore. Significa rimediare rapidamente a un errore o a un problema in modo provvisorio e approssimativo. Cosa si intende per cadere dalle nuvole? Essere sorpresi. Significa mostrarsi molto sorpresi o stupiti davanti a qualcosa che per gli altri è invece ovvio, noto o già risaputo. Cosa significa tirare le cuoia? Morire. È un modo di dire informale, familiare e spesso spregiativo o ironico della lingua italiana che significa semplicemente morire. Cosa significa avere una gatta da pelare? Avere un problema.
Significa trovarsi di fronte a un problema serio o una situazione complicata, difficile da risolvere e che richiede tempo, fatica e pazienza. Cosa significa avere le mani in pasta? Essere coinvolti. Significa essere direttamente coinvolti in un'attività o avere un ruolo attivo e influente in una situazione, spesso con una certa riservatezza o complicità. Cosa significa stare sulle spine? Essere ansiosi. Significa essere in preda ad ansia, nervosismo o forte apprensione, spesso nell'attesa di una notizia o di un evento importante. Cosa significa non vedere l'ora? Essere impazienti. Significa essere impazienti ed entusiasti per qualcosa che sta per accadere, desiderando con gioia che arrivi presto. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 12 punti, hai una conoscenza ancora parziale dell'italiano. Comprendi molti aspetti della lingua, ma puoi avere difficoltà con strutture complesse, lessico avanzato e sfumature linguistiche. È un buon punto di partenza, ma serve ancora pratica per raggiungere un livello avanzato. Se hai fatto da 13 a 22 punti, hai una buona padronanza dell'italiano. Riesci ad affrontare la maggior parte delle domande e comprendi strutture abbastanza complesse e un lessico vario. Modi di dire, ambiguità e costruzioni articolate possono ancora richiedere attenzione, continua a migliorarti. Se hai fatto da 23 a 30 punti, hai un'ottima padronanza dell'italiano. Comprendi strutture complesse, lessico ricercato e sfumature linguistiche, interpretando anche espressioni idiomatiche e contesti impliciti. Risultato eccellente! Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!